Ciao Gin Lovers, sono qui sui campi dell'azienda agricola Shine, in questo caso sono nel nostro spaccio perché Eva mi ha sfruttato dal laboratorio. Sta creando le sue tisane perché noi coltivando erbe aromatiche non facciamo solo prodotti liquoristici, gin, vermouth ed amari, ma facciamo anche meravigliose tisane, anzi è lei l'artista e sono assolutamente da provare, li trovate nel nostro shop. Ma qui oggi siamo perché andremo a fare una distillazione, probabilmente uno dei gin più esclusivi che ci possono essere. Andremo a distillare un London Dry Gin con un orologio Rolex. Quindi sappiamo tutti che la Rolex è uno dei brand più conosciuti al mondo, produce orologi iconici, in questo caso abbiamo un Datejust Wimbledon 41, quindi un orologio assolutamente top, che ci è stato fornito dal nostro amico Michele della Mole d'Oro di Torino. Naturalmente Michele mi ha detto che finita la distillazione mi farà anche un buon prezzo, chissà perché. E faremo anche una prova. Questo orologio è un orologio che resiste fino a 100 metri, è un orologio COSC, quindi con una certificazione di precisione, più 1, meno 2, così mi dice Michele, io me ne intendo poco, ma oggi andremo a provare se resiste anche ai 100 gradi, quindi avremo una nuova certificazione, la certificazione di Shine, di Shejin, che certificherà se un Rolex, oltre ad essere certificato con una profondità di 100 metri, potrà resistere anche a 100 gradi di temperatura. Quindi una nuova prova per questi orologi che sono stati anche creati, per lo sport, per l'avventura. Questo è, il brand di Rolex. In questo caso quel Wimbledon è un orologio, che richiama quello che sono i campi verdi, perché hanno le cifre verdi su questo fantastico quadrante ardesia, dove si gioca quindi il famoso torneo di Wimbledon. Quindi adesso andremo a vedere bene da vicino il nostro orologio, poi una volta finito di guardarlo, per far vedere che è assolutamente originale, andremo a scegliere le botaniche e poi lo inseriremo nell'anamico per distillarlo. Quindi ci vediamo e andiamo a vedere il nostro orologio. Ecco, andiamo a vedere il nostro Rolex. Qui abbiamo la garanzia, qui il libretto di istruzioni, il tag della Rolex, così vedete che è completamente originale, e questo è il nostro fantastico Rolex Wimbledon 41 con bracciale Jubilee e corona in oro bianco. Guardate, è stupendo. Andiamo a ingrandirlo così vediamo bene il suo fantastico quadrante con i numeri romani verdi. Se vedete ha tutte le RR intorno, che è Rolex, 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 che identificano quindi che è un Rolex originale. Ok, andiamo a aprire il bracciale, anche qui taggato Rolex Genève. Guardate, è stupendo. Torniamo in diretta e indossiamo questo fantastico Rolex Datejust, mettiamo via la sua garanzia, i suoi libretti e la scatola, così non andiamo a rovinarla. Eccola qua. La mettiamo via e devo dire che al polso è fantastico. Mi dispiace sinceramente metterlo nel distillatore perché è bellissimo, ma Michele mi assicura che lui ha un amico che aggiusta anche gli aeroplani e quindi non ha nessun problema, qualsiasi cosa succeda a rimetterlo a posto come se fosse nuovo. Quindi io con questo mi sento più sollevato e quindi andiamo a parlare delle botaniche che utilizzeremo per distillare questo fantastico gin in corrente di vapore, un London Dry Gin con un Rolex. Allora, io proprio perché per l'esclusività, di questo orologio ho scelto delle botaniche assolutamente esclusive, sempre coltivate sui nostri campi, ma fra le botaniche più interessanti che abbiamo e con una qualità naturalmente sempre altissima. Naturalmente alla fine ci sarà anche una sorpresa,
andremo a utilizzare per finire questo fantastico gin anche una foglia d'oro a 18 carati. Quindi una volta distillato all'interno della bottiglia metteremo questa foglia di d'oro edibile a 18 carati per dare ancora più esclusività al prodotto, visto che utilizziamo un Rolex che è un orologio esclusivo. Le botaniche che andremo a utilizzare sono intanto il ginepro che noi coltiviamo qua sui campi, è un ginepro eccezionale, ginepro italiano, e ha questo profumo incredibile che viene sprigionato all'interno dei nostri gin. Ma non solo, ho deciso di mettere anche una botanica particolare che è l'assenzio, questa è la nostra Menthe Noire. L'assenzio perché? Perché l'assenzio è uno spirito che viene distillato e prodotto fra la Francia e la Svizzera, e visto che noi abbiamo un orologio svizzero, a questo punto ho deciso di mettere un prodotto che richiamasse questa tradizione della Svizzera, quindi l'absinthe, l'assenzio, come la nostra Menthe Noire. Poi abbiamo il coriandolo, anche questo che dà questa profumazione di agrumi, ma ho deciso anche di mettere un agrume, uno dei più importanti della tradizione italiana, che è il nostro bergamotto. Anche questo è il re degli agrumi, che viene utilizzato all'interno dei profumi, quindi un agrume con un profumo particolare, intenso, che ti rimane comunque in gola. Poi per dare una nota dolce ho deciso di usare il tiglio e l'acacia. Anche questi, l'acacia ha questa nota di miele dolce, molto caldo, molto intenso, ed il tiglio che è fantastico e ci ricorda quindi quei profumi dei fiori primaverili. Poi la rosa, che questa, la rosa è il re dei fiori. Noi abbiamo qui due varietà di rose, una rossa che utilizziamo per fare la colorazione del vermouth, e invece le rose particolari che vengono coltivate per il loro sapore, per il loro profumo aromatico. Poi andremo ad inserire anche la Brotano, che è una delle nostre cavalli di battaglia, ma un'altra rizoma insieme all'Angelica che metteremo all'interno di questo fantastico gin è l'iris fiorentino, che stiamo coltivando qui sempre sui campi della distilleria, e questo è uno dei rizomi più pregiati che viene utilizzato anche per fare i profumi. Quindi queste sono le botaniche che andremo a mettere dentro, ma poi anche la chillea, quindi ci sarà anche qualche altra botanica, il calamo che coltiviamo sempre qui fuori. Ho scelto la sclarea, ho scelto le botaniche più esclusive che si possono trovare sui nostri campi. Quindi mi sono ispirato a un gin dolce, leggermente agrumato, floreale, un gin ricco, un gin femminile, perché questo orologio mi ricorda i gioielli, quindi un gioiello di una bella donna, queste forme sinuose, quindi il corpo di una fanciulla in abito da sera a una serata di gala, e quindi ho voluto dedicare quindi un gin con un profilo aromatico profumato, dolce, intenso, quindi un gin femminile come impostazione. Non è un orologio rude in questo caso, non è un tool watch, ma è un orologio più da sera, quindi da abito da sera, da serata elegante. E questo mi ha ispirato questa scelta di botaniche. Quindi ora con il nostro Rolex al polso inizieremo a inserire le botaniche all'interno del nostro alambicco e poi alla fine metteremo il nostro Rolex. Quindi cominciamo a preparare il nostro distillatore.
abbiamo finito di inserire le botaniche all'interno dell'alambicco, quindi adesso andremo a mettere il nostro Datejust Wimbledon dentro la caldaia. Naturalmente, se volete farlo a casa, non è importante il modello di Rolex che utilizzate, tanto pressappoco l'acciaio, se è in oro forse è meglio, nel senso che comunque l'oro gli darà qualcosa in più, visto che poi metteremo all'interno del nostro gin, del nostro London Dry Gin, per impreziosirlo ancora di più, visto che stiamo facendo veramente un prodotto top, andrò a mettere delle foglie d'oro edibile a 18 carati. Comunque il modello non è importante, potete utilizzare qualsiasi tipo di modello della casa. Se c'è l'oro, come vi dicevo, è meglio perché si lega poi con l'oro edibile che andiamo a mettere all'interno. Questo è oro bianco, ma va benissimo anche poi se è oro, diciamo, rosa. L'importante è che sia 18 carati. Naturalmente poi l'acciaio non cambia, ma quello non è quello che ci dà il sapore. Dunque, le nostre botaniche sono nell'alambicco, abbiamo scelto solo botaniche di qualità altissima, giustamente perché qui stiamo facendo un esperimento da parecchi K, e poi naturalmente una volta distillato vedremo, diciamo, le prime gocce di Rolex che scenderanno all'interno del nostro becker, poi andremo ad assaggiarlo. Quindi intanto mettiamo il nostro Datejust all'interno della caldaia, ok? Lo distilleremo naturalmente in corrente di vapore, in modo che il vapore sicuramente, essendo più con una temperatura più bassa rispetto a quello che è la caldaia, sicuramente sarà più delicato nell'andare a impattare nel nostro orologio. Quindi diciamo che dovrà solamente resistere a circa 80-85 gradi di temperatura, mentre nella caldaia arriveremo anche a 100. Quindi faremo comunque per il nostro Rolex una distillazione molto delicata. Quindi il Rolex è in caldaia, andiamo a chiudere l'alambicco. Attualmente va chiuso bene, questo è l'elmo, perché se non si chiude bene il nostro vapore di alcol uscirà. Ok, l'abbiamo serrato, ma non troppo, altrimenti andremo a rovinare le guarnizioni. Poi mettiamo la sonda della temperatura che ci dà la possibilità di controllare, quindi di controllare la temperatura e tenerla costante durante la distillazione. E alla fine il collo di cigno. Quindi accendiamo l'alambicco, aspettiamo circa un'oretta e qualcosa perché la distillazione sia completata e poi andremo a vedere cosa, o comunque quale sarà il profumo aromatico delle botaniche insieme, quindi un orologio prezioso che andranno a caratterizzare il nostro London Dry Gin distillato con il Rolex. Ci vediamo alla fine della distillazione. Ecco, siamo qui pronti con il nostro gin appena distillato. Eccolo. Possiamo anche chiudere l'alambicco. Qui abbiamo il nostro gin distillato con il Rolex. Il gin naturalmente adesso è a 80 volumi alcolici, quindi poi dovremo andare a tagliare con un po' d'acqua e alla fine andremo a aggiungere quelle che sono le foglie d'oro. Naturalmente adesso andiamo a tirare fuori il nostro Rolex dall'alambicco. Andiamo ad aprirlo, sarà ancora un po' caldo, quindi dobbiamo stare assolutamente attenti a non scottarci e vediamo cosa ne è rimasto. Useremo ecco, adesso qui uscirà un po' d'acqua, è caldissimo, vediamo di utilizzare in questo caso un foglio un po' di carta per non scottarci e andiamo a prendere con il foglio di carta il nostro Rolex per non scottarci, sempre perché è un po' caldo, dalla
qui è rimasto un po' violetto, dal nostro alambico. Stiamo attenti che è un po' caldo. Ecco, questo è il nostro Forest dei Just Wimbledon, con cui abbiamo preparato il nostro London Dry Gin, e devo dire che, a parte ancora a girare tranquillamente, è come nuovo. Quindi diciamo che non succede niente a distillare un orologio della Rolex. Quindi, oltre a essere 100 metri di profondità come resistenza, diciamo, all'acqua, è resistente anche a 100 gradi di temperatura. Aspettiamo che si raffreddi prima di metterlo al polso, e intanto lo lasciamo qui. Intanto cominciamo con la preparazione del nostro gin. Come abbiamo detto, useremo, per dargli ancora, per impreziosirlo ancora di più, delle foglie d'oro che abbiamo già preparato qua. Stavano scappando. Ecco, qui abbiamo un pacchetto di foglie d'oro a 18 carati. Andiamo a prendere, ecco qua, vedete? Questo è un oro edibile a 18 carati che inseriremo all'interno del nostro gin. Dobbiamo leggermente farlo a pezzi, perché visto che abbiamo deciso di fare un gin da 1 K a bottiglia, non potevamo non metterci anche le foglie d'oro. Poi la quantità che volete usare la decidete voi, ok? Qui prendiamo una brocca graduata perché andremo a tagliare il nostro distillato. Ecco qua. Lo andremo a tagliare con, questo sarà circa 90 gradi, quindi noi vogliamo avere un prodotto intorno ai 45, lo andremo a tagliare con circa 250 cl di acqua, utilizzando una brocca graduata, e a questo punto aggiungeremo già le foglie d'oro, perché andremo poi a metterlo all'interno di questa bella bottiglia. Naturalmente poi ognuno potrà scegliere la bottiglia che vuole. Ecco qui. Aiutiamoci, perché queste foglie sono talmente sottili che si attaccano. Ok, aiutiamoci con la nostra pinza. Anche qui la quantità d'oro potete deciderla voi. Ecco, qui possiamo vedere già l'effetto che avranno le nostre foglie d'oro all'interno del gin, e poi lo andiamo ad imbottigliare. Inseriamo il nostro gin all'interno della bottiglia. Mettiamo il tappo e avremo un fantastico, come vedete, London Dry Gin con le foglie d'oro all'interno, distillato utilizzando come ingrediente, come botanica, un orologio Rolex che adesso finalmente si è raffreddato, è ancora un po' appannato, e lo rimettiamo al polso. Quindi avete visto come si può preparare un gin distillando un orologio d'oro e inserendo anche delle foglie d'oro a 18 carati all'interno del nostro spirito. Naturalmente abbiamo utilizzato un oro edibile, quindi un oro fatto per essere bevuto o mangiato all'interno dei piatti, e abbiamo fatto in questo caso una bottiglia da 1 K. Quindi questa bottiglia, visto i materiali, quindi le botaniche che abbiamo utilizzato per crearlo, è una bottiglia veramente di un London Dry Gin pregiatissimo. Quindi, come sempre, adesso abbiamo visto questa follia, perché è una pura follia andare a distillare un orologio, un Rolex, però si possono fare anche delle follie.
potete venirci a trovare qui sui campi dell'azienda agricola Shine, dove facciamo i corsi come mastro distillatore di gin e di spiriti, e potete venire a imparare come distillare un gin anche con un orologio Rolex. Naturalmente trovate tutti i nostri corsi qui sotto. Ci vediamo al prossimo Gin Tonic. Ciao!